Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Oggi andremo a realizzare insieme la Witch Ball o palla della strega. In questo video realizzerò due differenti varianti. Cominciamo con la Witch Ball protettiva. Questo semplice incantesimo è utilizzatissimo in questo momento dell'anno in quanto portatore di protezione e prosperità nelle nostre vite. Per realizzare questo incantesimo avrete bisogno di una sfera trasparente di vetro o di plastica che sia apribile. All'interno di questa sfera infatti andremo ad inserire vari elementi tra cui delle erbe con le corrispondenze specifiche. In questo caso per la protezione ho inserito artemisia, ortica, sale grosso e iperico, ma sentitevi liberi di utilizzare le corrispondenze che funzionano più per voi ovviamente. Inoltre, essendo una witch ball legata alla protezione, utilizzerò decorazioni di colore nero per sfruttare al meglio la corrispondenza di questo colore. Potete utilizzare le decorazioni che preferite, io per esempio aggiungerò un piccolo pentacolino e del filo nero per appenderla. Il procedimento è estremamente semplice ma ci vuole tanta energia, tanta motivazione e tanta visualizzazione nel farlo. Non si tratta soltanto di montare dei vari elementi insieme. Prendete la vostra sferina di plastica, apritela a metà o toglietegli il tappo se è una sfera di quelle di vetro e cominciate lentamente e sentendo l'energia delle piante ad inserire le erbe all'interno della sfera. Ho inserito tutto quanto nella sferetta di plastica e sono andata a caricare con l'energia delle mie mani focalizzandomi sul mio intento, in questo caso quello di protezione. Inoltre ho inserito una piccola pergamenina dove andavo appunto a specificare quelli che erano i miei intenti per dare ancora maggiore importanza alla cosa. E sono andata a caricarle nuovamente tutte quante insieme. Quindi mi raccomando, focalizzatevi sul vostro intento, su quello che volete energeticamente trasmettere alle erbe e alla piccola pergamena che contiene le vostre parole, i vostri desideri, in questo caso appunto quelli di protezione. È molto importante che utilizzate anche la visualizzazione, immettete la vostra energia, immettete la vostra volontà all'interno di quelle che sono le erbe e della sfera stessa. Una volta chiuso è praticamente fatto, io poi sono andata successivamente a decorarlo e a sigillarlo con la cera in modo tale da dare un ulteriore tocco magico. Tradizionalmente queste witch ball o palle della strega venivano appese alle finestre all'interno della casa, le finestre di solito che davano sulla porta, che davano sulla strada, in modo tale da essere come una sfera di protezione, una sorta di filtro antinegatività che non permetteva il passaggio di qualsiasi essere negativo o negatività da parte di persone che magari venivano a visitare o passavano davanti casa. Oggigiorno non solo vengono utilizzate appunto in questo modo, ma possono anche essere degli ottimi decori per il proprio altare o ottimi decori per la propria casa. Essendo realizzate in questo momento dell'anno, possono anche essere appesi all'albero di Natale o albero di Yule, proprio come ulteriore desiderio in questa stagione così magica. Poi mi sono divertita con la cera per dare non soltanto un tocco estetico molto carino, ma soprattutto per sigillare le due aperture della sfera in modo tale da renderla più resistente. Ne ho realizzata poi una seconda dedicata all'abbondanza, quindi invece di utilizzare i colori del nero ho utilizzato tutti i colori della terra e del verde, che è proprio il colore legato all'abbondanza, sia monetaria che proprio prosperità nella propria vita. Ho utilizzato tutte quante erbe legate alla propiziazione e all'abbondanza, sempre inserendo un quarzo ialino all'interno e invece di utilizzare un pentacolino questa volta vi ho inserito un piccolo albero della vita. Procedo sempre a caricare le erbe in ogni passaggio che faccio e a scrivere la piccola pergamena con i miei intenti. Questi non soltanto sono degli incantesimi estremamente semplici da fare, che possono fare tutti, trovate gli ingredienti che ho utilizzato in descrizione, ma possono essere anche dei regali che potete fare magari a qualche strega che voi conoscete o qualche pagano che voi conoscete, perché sono molto carini. In realtà credo sia uno di quei pochi incantesimi che è possibile fare per qualcun altro. Generalmente io sono un po' contro il fare incantesimi per altre persone, però questo è un poco come una sorta di coccola magica, per la serie ti auguro ogni bene, voglio che questa cosa nella tua vita sia abbondante, voglio che questa cosa nella tua vita sia prospera. Quindi regalare una palla della strega o una palla dei desideri può essere proprio un simbolo di credo in te o ti auguro protezione in questo aspetto della tua vita.
Come vedete poi ho sigillato anche questa sfera con cera verde in questo caso, perché comunque è legata alla prosperità e all'abbondanza, in modo tale da dare quest'ultimo tocco. Sono veramente soddisfatta del risultato, era la prima volta che ne realizzavo una e sono veramente felice perché non soltanto sono di un carino incredibile, fatemi sapere che cosa ne pensate e in caso se le conoscevate oppure meno e se le realizzate soprattutto, ma poi danno un tocco di magico a quella che è appunto la mia stanzetta tempio e sono veramente strasoddisfatta del risultato. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, metti mi piace, condividilo, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Ciao!